Salve amici, benvenuti o bentornati sul mio canale. Nel video di oggi parliamo di un accessorio molto utile per ogni diportista, escursionista, amante del bushcraft, del trekking, che è il multitool. Ragazzi, ce n'è un po' oggi, vedete, eccoli qua. Abbiamo un Leatherman Rebar, un Beta 1778 MT, il famoso Leatherman Surge, Victorinox e infine un cinesino da 20 euro preso su Amazon. Li proveremo e vedremo quale vale la pena acquistare, quale vale la pena tenere in barca, se la differenza di prezzo tra il più economico e il più costoso è giustificata. Quindi li proveremo un po', li metteremo un po' alla prova e vi dirò qual è il mio preferito, quale sceglierò io da tenere in barca. Buona visione! Allora amici, perché è importante avere a bordo sempre un multitool, una pinza multitool? Perché ovviamente in barca, come vi ho detto in più di un'occasione, ci sono sempre tanti piccoli lavori da fare, tante piccole cose che si possono rompere, per cui ci può tornare utile una pinza multitool, multiattrezzo. Ecco qua ragazzi, vedete? Avete a disposizione una serie di attrezzi e di utensili che vi possono tornare utili in qualunque momento. Allora, ovviamente ragazzi, in barca ci serviranno determinati attrezzi, nei boschi ad esempio se facciamo del bushcraft, se facciamo del campeggio ce ne serviranno altri, però diciamo che in linea di massima sono tutti quanti utili. Ad esempio potrebbe capitare che c'è una cima incattivata da qualche parte e abbiamo necessità di tagliarla, di reciderla velocemente e l'attrezzo che utilizziamo sarà questo. Ci sono tanti piccoli lavoretti che possono essere eseguiti senza la necessità di dover andare un attimo a prendere nel vano tecnico la nostra cassetta degli attrezzi. Con uno strumento del genere riusciamo a fare tutto quello che ci serve nell'immediatezza, quindi potrebbe tornarci in qualsiasi momento utile. Eccoci qua in compagnia del grande amico Antonio. Ciao a tutti. E qui, come potete vedere, abbiamo una bella collezioncina di multitool, i nostri multitool. Allora, li mettiamo in ordine decrescente di prezzo, dal Leatherman Surge, Victorinox, Leatherman Rebar, Beta e infine cinesino economico da 20 euro di Amazon. Andiamo a vedere le funzioni che hanno e come si comportano. Parliamo innanzitutto dei prezzi. Qui ho fatto una selezione di multitool dal più economico da 20 euro su Amazon al più caro con tanto di foderino personalizzato, 150 soltanto del multitool più 50 euro. Come prezzi abbiamo 150 euro per il Leatherman Surge, 130 Victorinox, 100 euro il Leatherman Rebar, 75 euro il Beta e 23 euro circa il Mossy Oak. Il più economico di tutti ovviamente è il cinesino di Amazon che costa poco più di 20 euro. Allora, il primo sguardo non sembra male, c'ha la molla, la pinza alla sua molla e poi qua abbiamo il più costoso di tutti che è il Surge della Leatherman. Anche questo si apre veramente bene, pinza di qualità. Victorinox si apre veramente super bene, nessun movimento diciamo disallineato delle valve, veramente super buono. Quello che mi ha un po' diciamo lasciato un po' insoddisfatto diciamo nella sensazione che si ha nell'aprirlo e nel richiuderlo è proprio il Leatherman. Vedete, fa un po' di fatica. E anche il Beta ragazzi mi dà veramente un'ottima impressione. Già a primo sguardo dà proprio l'impressione di un attrezzo professionale. Il cinesino diciamo che è l'unico ad avere la molla, quindi la pinza che si vedete, chiudete e Non è male come cosa. che non è male.
Quindi ragazzi, a primo acchitto, all'apertura, proprio maneggiandoli, già al test dell'apertura della prima impressione, Victorinox ragazzi mi ha conquistato per come si apre. Per quanto riguarda le custodie di questi multitool, questa economica, diciamo, del cinesino, si vede che insomma il materiale non è eccelso di qualità, molto meglio quello del Lederman ovviamente, e anche del Beta si vede che diciamo il materiale è migliore. Invece il Victorinox invece vedete c'ha il suo foderino in pelle molto leggero col marchio qui, e il Surge invece vedete ha questo suo foderino fatto su misura. Questo è di Antonio, si è fatto fare il suo foderino su misura, super figo. Ad Antonio gli piacciono le cose belle. A livello di peso, di consistenza, di leggerezza, il primo punto lo assegnerei al Victorinox, perché si apre benissimo, l'acciaio super lucido, si apre e si richiude veramente bene, non pesa niente, foderino super elegante, quindi il primo round lo aggiudicherei al Victorinox. Allora ragazzi, questo video non è sponsorizzato da nessun brand, quindi sono prodotti che abbiamo pagato di tasca nostra, quindi li valutiamo in maniera del tutto imparziale. Sono prodotti che abbiamo comprato, quindi valutazione assolutamente imparziale. Tra l'altro ragazzi, stiamo facendo questa recensione in una giornata bella di vento abbastanza teso, c'è un po' di ventino oggi qui a Napoli, nel Golfo di Napoli. Mi dispiace se ogni tanto vedete la camera che si muove, però effetto vera navigazione, non siamo in porto tranquilli ma siamo in navigazione. Infatti ora fermiamo un po' la barca in panna. Allora iniziamo con la prima prova, che sarà una prova di taglio, quindi proveremo a tagliare una scotta, una semplicissima scotta questo che è del 10, e vediamo come taglio. Ok, allora Antonio, vai, facci vedere come cinesino. Vediamo il cinesino. 2 e 3. Quindi cinesino abbiamo visto, ci ha messo un po'. Taglio col Beta, vai, vediamo. Ma che 4. Ragazzi, clamoroso al Cibali, il cinesino ha tagliato meglio del Beta. Ora vediamo il prossimo. Vediamo Lederman Rebar. Lederman Rebar. Al primo colpo. Al primo colpo. Quindi al primo taglio. Ragazzi, mi sembra piccolino, esilino, eppure avete visto che taglio. Ok. Victorinox. Devo dire che questo è già abbastanza usato come lama, quindi vediamo un attimo. Una botta per il Victorinox. E ora questo dovrebbe essere il, diciamo, quello top di gamma, diciamo così, Lederman Surge. Vediamo come va. Dai Anto. Poi c'è un'altra particolarità che si apre con una sola mano. Quindi tu fai così. Figo, eh? Surge. Ok. Allora riproviamo con il Beta, perché Antonio ora ha preso la mano, quindi magari vediamo un attimo, Due con il Beta. Riproviamo anche il cinese. Ti devi mettere qua. Cinesino, via. No. Allora Antonio, hai applicato la stessa forza per tutti i multitool? Ho applicato la stessa identica forza per tutti i multitool. E allora, secondo te quale si aggiudica la prova di taglio tra questi? Senza ombra di dubbio il Lederman Rebar. Sorpresona, non l'avrei detto.
Ok, quindi prova di taglio con coltello a lama fissa. Rebar ci ha sorpresi. Invece mi ha un po' deluso il beta, mi aspettavo meglio, anche perché l'ho già usato su del Dyneema e mi sembrava che tagliasse veramente bene. E il cinesino ovviamente, ragazzi, fa il suo lavoro, cioè, insomma, e qual è stato il peggiore in questa prova, Antonio? Il cinesino. Il cinesino è quello che è andato peggio. E ora facciamo anche prova di taglio con lama seghettata, ok? Perché diciamo che la lama fissa non è proprio l'ideale per tagliare le cime, diciamo è migliore per, ad esempio, per fare i trucioli sul legno, se stiamo ad esempio in una situazione di campeggio eccetera. Ora proviamo anche il taglio a lama seghettata. Iniziamo sempre dal cinesino, dai. Allora vediamo, lama seghettata, test lama seghettata per il cinesino. Ok, Number one. un solo colpo e il cinesino ha tagliato. Allora, prova taglio con lama seghettata con il beta. Ah già. Insomma. Ok, prossimo prova di taglio con lama seghettata. Rebar, Lederman Rebar. Domanda, ce l'ha la lama seghettata il Rebar? No, ce l'ha. Un solo colpo per il Rebar. Allora, il Victorinox non ce l'ha la lama seghettata, quindi non la possiamo provare, e passiamo direttamente al Surge, lama seghettata del Surge. Pronto? Vai. Ok, allora li abbiamo provati tutti con lama seghettata. Antonio, qual è il migliore secondo te? I due Lederman. I due Lederman e Rebar, dove ancora una volta forse il Rebar come impugnatura è più comoda, quindi mi ha permesso di fare un movimento più fluido, più veloce. Qual è quello che ti ha dato meno feeling di taglio? Il beta. Il beta. Ok, prossima prova. Allora, nella prova di taglio, ragazzi, abbiamo visto che il Lederman si è comportato veramente bene, meglio di tutti. Però c'è da dire, ragazzi, che comunque l'affilatura, noi abbiamo testato l'affilatura quella là di fabbrica, insomma. Ovviamente, ragazzi, dipende anche molto dalla qualità dell'acciaio, quindi se l'acciaio voi lo affilate potrete ottenere qualcosa di più. Abbiamo visto ad esempio che il beta non è andato benissimo nella prova di taglio, però, ragazzi, ovviamente l'acciaio noi lo possiamo andare ad affilare, quindi si vede che questo è un acciaio buono. Non sono altrettanto sicuro che l'acciaio del cinese sia sia altrettanto buono anche una volta affilato. Comunque i Lederman per affilatura di default sono ottimi. Ovviamente, ragazzi, a bordo della nostra imbarcazione non sarà come essere per i boschi, quindi avremo bisogno che la nostra pinza multitool abbia la possibilità di inserire i bit per poter fare dei piccoli lavoretti che possono essere, ad esempio, svitare dei bulloncini, diciamo stringere delle viti, eccetera. Quindi avremo bisogno che la nostra pinza multitool abbia a disposizione una serie di bit, cacciaviti, chiavine esagonali vari, per poter fare dei piccoli lavoretti, ad esempio svitare un bullone, stringere delle viti, eccetera. Abbiamo visto che ad avere i bit sono soltanto il beta, il Mossy Oak e il Lederman Surge, anche se sul Lederman dovremo comprarli a parte. Allora, la cosa che mi piace di questo cinesino, ragazzi, è che ci dà la possibilità di inserire i vari pin con i giraviti, eccetera, all'interno di questo alloggiatore magnetico, in questo modo, e tiene benissimo, e possiamo lavorare sia in orizzontale che schiacciando su questa leva. Ne possiamo anche modificare l'angolazione e metterlo in questo modo, quindi tenerlo a 90 gradi. Vedete? In questo modo io posso andare a lavorare tranquillamente
Invece per utilizzare i nostri, diciamo, bit con il beta, andremo ad utilizzare quest'asta. Vedete, questa è anche una chiave fissa per un bullone, e dovremo inserire questo bussolotto qui. Vedete, andiamo a mettere questo bussolotto, e poi al di sopra di questo bussolotto andremo ad inserire il bit che ci interessa. Però ragazzi, la cosa che non mi piace tanto di questo beta è che, vedete, ha del gioco e non mi garba tanto questo gioco che c'ha. Il bussolotto sul quale possiamo inserire tutti i nostri bit ha un po' di gioco, ecco, beta la poteva fare un po' meglio questa cosa, però ovviamente questi sono compatibili, diciamo, con qualsiasi marchio. E poi non abbiamo la possibilità, come vi ho fatto vedere invece nel cinesino, di poter lavorare in questo modo, quindi possiamo tenerla soltanto dritta. Vedete ragazzi, con il beta ci esce tutta questa serie di punte. Nella parte posteriore c'è questa barra millimetrata per poter fare delle misurazioni. Allora, ad avere i bit sono soltanto il beta ed il cinesino. Per il Surge bisogna acquistarli a parte. Con il Rebar avremo soltanto soltanto un cacciavite a stella, non ci sarà la possibilità di applicare nessun bit addizionale. Con il Surge anche possiamo inserire i bit, vedete, in questa posizione qui, però non sono quelli universali, quindi diciamo che dovrete acquistare quelli là della Leatherman. Vedete, l'ingresso dei vari bit è fatto in questo modo, quindi a baionetta, diciamo così. Quando le acquistate ci sono solo questi due, un giravite, diciamo un cacciavite fisso, e un cacciavite a stella, e quindi lo andiamo ad inserire. Bisognerà andarlo ad inserire in questo modo, quindi a seconda dell'utilizzo che ne faremo abbiamo, diciamo, di base solo questi due, mentre invece nel nostro beta abbiamo visto che praticamente ce ne sono tantissimi, e anche nel cinesino ne abbiamo alcuni che sono quelli, diciamo, quelli universali. Allora, adesso proviamo il tool forbici. Ce l'hanno soltanto il beta, Victorinox e il Surge. Allora, vediamo un attimo. Beta è alla molla, quindi vedete alla molla di ritorno, anche Victorinox alla molla, però vedete l'apertura delle forbici delle valve è veramente pochina, e anche il Surge ha alla molla e apertura enorme, e in più c'ha anche questo grip alla fine delle forbici per il pollice. Allora, adesso vediamo quale taglia, come tagliano, ok? Quindi per questa prova di taglio forbici utilizzeremo del nastro catarifrangente che si utilizza molto spesso a bordo, ad esempio per creare delle scritte, per mettere in evidenza delle cose che vogliamo far risaltare, tipo sui salvagenti, esatto. Allora, vediamo come taglia. Dai, Anto. Fai anche un taglio curvo. Proviamo anche un taglio curvo. Vediamo quale è più ergonomica e confortevole. Ok. E questo era il taglio del beta. Ora proviamo il taglio del Victorinox. Ok. Taglio curvo. Vediamo anche il taglio curvo. Però molto fluido. Molto fluido, però diciamo apertura piccola, vero Antonio? E ora proviamo la prova di taglio con forbici con il Surge. Vai Anto. Prova lineare, taglio lineare. Vediamo il taglio lineare. Com'è? Come una forbice di casa. Wow. Forse anche meglio. Vai, taglio Curvo. Taglio curvo. Allora ragazzi, taglio con forbici del Surge veramente ottimo. Ragazzi, queste forbici del Surge sono eccezionali. Anche il Victorinox non è male, però ragazzi
vedete l'apertura è un po' troppo limitata. Il beta, ragazzi, anche è ottimo, il taglio del beta è ottimo, è preciso, molto tagliente, quindi anche beta tagliano bene. Però Leatherman, diciamo che in questa prova il Leatherman secondo me è il migliore, quindi le forbici migliori, diciamo, sono quelle del Leatherman e del beta. Ora, ragazzi, faremo una prova di taglio, utilizzeremo la tronchesina del multitool per vedere quale taglia meglio. Allora, iniziamo dal cinesino economico di Amazon. Prova taglio, ottimo. Ora passiamo al beta, vediamo come se la cava il beta. Meno fluido del cinesino. Ora proviamo il Leatherman, il rebar, vediamo come va il rebar in questa prova. Allora, il rebar ha una lama molto piccola per la tronchesina, ha una lama molto piccola, vediamo come se la cava. Diciamo, essendo molto piccola, fatica a tagliare completamente l'intero cavo. Ok, vediamo il Victorinox. Allora, Victorinox, anche il Victorinox ha la troncatrice molto piccola, vedete, molto vicina, e non è sostituibile. Vediamo come va. Insomma, non è proprio il massimo. Vediamo un po' anche, ora vediamo anche il Surge. Vediamo un po' il taglio netto e preciso. Allora, ragazzi, devo dire la verità, in questa prova se l'è cavata meglio il cinesino economico di Amazon, ha tagliato veramente bene. Fantastica questa troncatrice. Poi, a differenza degli altri, vedete, c'è anche la molla di ritorno che gli altri non hanno. Non è sostituibile la lama, come potete vedere. Il beta si può sostituire anche sul Surge e sul rebar è sostituibile la lama della troncatrice, mentre sul cinesino e sul Victorinox non è sostituibile. Diciamo, io finora lo sto chiamando cinesino perché è economico, così, da Amazon, però lo chiamerò per nome da adesso in poi. Si chiama Mossy Oak, 20 euro, 22-23 euro su Amazon. Allora, in questa prova se la aggiudica il nostro Mossy Oak. Vedete, taglia che è una bellezza, allo stesso livello di, anzi anche meglio di un, vedete, taglia meglio di uno che costa 8 volte tanto. Quindi, prova di taglio del cavo elettrico, se la giudica il Mossy Oak. Ora proviamo anche con i nostri multitool, proviamo anche il taglio. Solitamente sono dotati anche di un accessorio sega. Vediamo come se la cava, partendo da beta. Ok, allora, ragazzi, questo è un pezzo di tech di una vecchia barca qui in disuso, in disarmo sul porto, e vedete che l'ha tagliato abbastanza bene, quindi soddisfacente. Passiamo al Mossy Oak, quindi all'economico di Amazon, e vediamo come se la cava. Allora, già vi posso dire che il taglio di questa lama seghettata, quindi del seghetto del Mossy Oak, è inferiore rispetto al beta. Sto facendo molta più fatica e la lama è meno tagliente, e anche l'impugnatura è molto più scomoda rispetto al beta, che è molto più ergonomica. Quindi diciamo che no, Mossy Oak bocciato sulla prova di taglio. Ecco qua. Allora, Mossy Oak poco soddisfacente.
Adesso proviamo il rebar. Allora ragazzi, il rebar abbiamo visto che è affilato come un rasoio, quindi ci sto super attento, perché l'altra volta mentre lo usavo mi sono anche tagliato, quindi ci vado veramente piano col rebar perché è un rasoio. Allora, questa è la lama del rebar, impugnatura abbastanza confortevole, anche molto piccolo, molto leggero, e vediamo come taglia il rebar. Dai rebar. Allora, la lama è molto piccola, molto sottile, devo dire anche molto penetrante. Allora, anche il rebar ha un po' di difficoltà, si pianta ogni tanto il seghetto del rebar, però diciamo sicuramente è più comodo rispetto al Mossy Oak, quindi prova superata. Finora devo dire la verità, il beta è ancora in vantaggio. Victorinox, ragazzi, Victorinox è bello proprio, guardate com'è tutto cromato. Allora, impugnatura comoda, ergonomica, vediamo come taglia. Taglio fluido, ecco qua, mi pianto un po'. Allora, taglio discreto, impugnatura molto comoda. Come ultimo proviamo il nostro Surge. Allora ragazzi, il Surge non ce l'ha, il Surge non c'ha il seghetto, e diciamo questo è uno svantaggio rispetto ai suoi concorrenti, perché diciamo gli altri ce l'hanno e il Surge no. Quindi diciamo che in questa prova il Surge perde a tavolino perché non può confrontarsi, perché vedete non ha il seghetto. Non è che il Surge non ce l'ha il seghetto, è che bisogna mettercelo, nel senso c'è questo accessorio qui che è intercambiabile. In questo caso c'era montata soltanto la lima, e quindi non c'è, ma volendo si può togliere la lima e mettere il seghetto, ok? Però la qualità di questo Surge, ragazzi, non c'è niente da dire, niente proprio. Quindi prova di taglio con seghetto, ragazzi, se la aggiudica a mani basse il beta, perché veramente impugnatura comoda, ergonomica, e poi veramente taglia che è una bellezza. Quindi a questa prova se la aggiudica il beta. Quindi amici, come potete vedere, ognuno dei multitool ha i suoi pro e i suoi contro, diciamo i punti a favore e gli svantaggi. Allora, un accessorio che quasi tutti i multitool hanno è l'apriscatole. Ragazzi, non ve lo testo un apriscatole per il multitool, perché andrebbe sprecato del cibo che non mangerei, quindi diciamo che l'accessorio apriscatole, che è questo, non serve assolutamente a nulla, anche se funziona bene. Sicuramente funziona bene, non lo so, ma non essendo, cioè oggi le scatolette sono tutte quante ad apertura a linguetta, quindi cari produttori di multitool, non ce li mettete più questi apriscatole che non servono a niente. Allora, vedete amici, tutti i multitool hanno questi, diciamo, questi grimaldelli, punte, apriscatole. Diciamo sono tool che servono un po' a tutto e un po' a niente, diciamo così, ma ciò che veramente non può mai mancare in nessun coltellino multitool è questo, l'apribottiglia. Quindi amici, se ci viene voglia di una bella birretta a bordo, salute! Ovviamente la nostra pinza multitool potrà essere utilizzata anche come spellacavi, non verrà mai bene il lavoro di spellamento del cavo come con una vera spellafili, e poi possiamo utilizzarla anche per crimpare. Si può utilizzare anche come crimpatrice, vedete, possiamo utilizzare la parte sottostante qui per crimpare un terminale su un cavo elettrico. In questo modo, vedete, possiamo utilizzarla.
come crimpatrice. In conclusione amici, quale scegliere tra questi multitool che abbiamo provato insieme? Questo Mossy Oak, ragazzi, se non avete particolari esigenze, che lo usate ogni tanto, tenetelo presente, perché per 20 euro veramente ne vale la pena. Però diciamo che finora, per quello che ho potuto vedere, con appena 20 euro un accessorietto del genere, diciamo è veramente un grandissimo rapporto qualità-prezzo. Non so la sua resistenza all'ossidazione, bisognerebbe tenerlo in barca almeno un annetto per vedere, però finora, devo dire da questo coltellino, questo multitool se la sta cavando bene. Non è bellissimo l'acciaio, non è molto rifinito, è appena satinato eccetera, però l'impugnatura forse risulta essere un po' scomoda. Allora, Victorinox, ragazzi, il nome che è tutto un programma, è bello da vedere, super lucido, specchiato, si apre che è una bellezza, non ha tantissimo rispetto ad altri, ma veramente ragazzi è ben fatto. Vedete che anche qui abbiamo tipo dei grimaldelli, delle punte varie, un cesello, e insomma la qualità qua c'è ed è tanta. Per richiudere basta spingere qua e si chiude. Veramente ben fatto, leggero, ergonomico, gran bel prodotto. Allora ragazzi, Beta, questo Beta, che poi tra l'altro è quello che io ho nella mia cassetta, perché c'ha veramente tanta roba dentro, è massiccio, insomma è veramente, mi dà l'idea di meccanico professionista. Questo si vede che è un multitool davvero ben fatto e che ha queste linguette che servono come invito all'estrazione dell'utensile desiderato, perché spesso lo cerchiamo, non sappiamo dove si trova, e quindi vedete basterà schiacciare questa linguetta per far sì che l'utensile desiderato fuoriesca. Quindi ottima cosa. Quindi si vede che veramente c'è un bel lavoro su questo Beta, quindi diciamo che veramente un bel prodotto. I Leatherman, una garanzia, un marchio di grandissima qualità, rebar super leggero, portatile, questo qua anche con questo bel colore, questo per il trekking secondo me, e anche surge, molto ergonomici, molto leggeri, quindi anche questi gran prodotti. Quindi amici, i nostri coltellini li abbiamo provati tutti, ci siamo fatti un'idea, sono tutti quanti prodotti validi, quindi quale scegliere adesso ragazzi spetta a voi, ve li ho fatti vedere più o meno. Diciamo che potete averne anche più di uno, perché diciamo che ad esempio uno nello zaino da trekking, uno nella cassetta degli attrezzi, uno con un fodero più elegante da tenere sempre dietro, un altro diciamo in macchina nel cruscotto, un altro a casa, così, e state a posto perché siete coperti in tutte le occasioni. Allora ragazzi, dopo attente valutazioni, Antonio ed io abbiamo deciso chi sarà il vincitore di questa competizione tra multitool. And the winner is Leatherman Surge. Ok, allora ragazzi, però c'è da dire che sono tutti quanti ottimi prodotti, ognuno ha la sua validità. Abbiamo provato prodotti di tutti i range, diciamo, per tutte le tasche. Ovviamente il Surge è il più costoso di tutti, quindi ovviamente quei soldi in più che andremo a spendere si sa dove vanno a finire, perché qualitativamente diciamo è ottimo. Però anche il Victorinox, per me il Victorinox è quello più preciso nei meccanismi. Ogni volta che apri o chiudi un singolo tool senti uno scatto, anche molto soddisfacente in mano, perché sei sicuro che si sia aperto completamente, e la stessa cosa quando lo richiudi. E poi l'acciaio svizzero è come il cioccolato, è svizzero, è superiore. Svizzero. Allora, poi per quanto riguarda invece il rapporto qualità-prezzo, abbiamo scelto, eccolo qua, il Beta. Ragazzi, perché veramente
completo, c'ha tutto, professionale, qualità buona, c'è i bit, non è molto leggero, è il più pesante di tutti, quindi se volete tenere spesso è grosso. E se volete portarlo dietro, diciamo che con tutti i bit diventa molto ingombrante. Se invece decidete di portare soltanto, diciamo, la pinza, non è poi tanto più ingombrante del Surge, quindi lo scegliamo come vincitore nel rapporto qualità-prezzo. Qua siamo sulle 75 euro, abbiamo detto. Se ne fate un uso saltuario, che non poi soprattutto se non siete persone particolarmente interessate ai brand, diciamo che anche con 20 euro di spesa vi comprate un bel cinesino su Amazon, questo Mossy Hawk, per 20 euro, ragazzi. Per 20 euro vi dà tutto quello di cui potete avere bisogno. Ovviamente qualità non è ai massimi livelli, mentre la classifica per il più carino, tra virgolette, è anche il più leggero, più facilmente trasportabile, più confortevole da tenere ad esempio alla cinta oppure alla cerata. Eccolo qua, l'RMR Bar, super piccolo, super leggero, e anche da mettere ad esempio sulla cerata. Secondo me è veramente eccezionale. Non so se ci sono anche altri colori, lo scopriremo, però abbiamo visto che lavora bene, ha tutto quello che deve avere ed è veramente esteticamente molto gradevole. Allora amici, per questo video è tutto, spero vi sia piaciuto, che vi sia stato utile. Noi abbiamo scelto, ognuno di noi ha scelto il suo multitool preferito. Da Antonio, Alfredo è tutto e ci vediamo al prossimo video sulla vela. Buon vento!